Salve a tutti ragazzi, vostro Lee. In questo nuovo video vedremo l'unboxing dell'XS35 GTA 804, uno slim PC della Shuttle. L'XS35 è un omaggio della Shuttle che ringrazio. Trovate il link al sito e alla pagina Facebook giù in descrizione. Mi raccomando, dateci un'occhiata e se volete lasciate un bel mi piace. Noi ci becchiamo tra poco con l'unboxing. Bene ragazzi, eccoci con la scatola contenente lo slim PC. Tutto intorno abbiamo come sempre varie immagini e informazioni. Sul lato sinistro abbiamo l'immagine del prodotto e varie specifiche tecniche, mentre nella parte frontale possiamo vedere sul lato sinistro l'immagine stilizzata del frontale. Passiamo adesso all'unboxing. All'interno abbiamo lo slim PC che vedremo tra poco e all'interno della scatola abbiamo questa confezione. All'interno abbiamo libretto con istruzioni e garanzia, la base per mettere lo slim PC in verticale, CD con i driver, il cavo di alimentazione e l'alimentatore. Passiamo adesso allo slim PC. Vediamo alcune specifiche: dimensioni: larghezza 25,2 mm, altezza 16,2, spessore 3,85, peso 1,250 kg, compatibile con Windows 7 a 32 e 64 bit, monta una CPU Intel Atom D2700 Dual Core a 2.13 GHz, Hyper-threading, quindi avremo 2 thread per core, chipset NM10, monta una GPU Radeon HD 7410M da 512 MB di RAM DDR3 con risoluzione massima 1200p per l'HDMI e 1536p per la VGA, monta 2 GB di RAM DDR3 a 1333 MHz, lettore e masterizzatore DVD, hard disk interno da 500 GB, lettore di card SD, connettività LAN e Wi-Fi. Nella parte frontale abbiamo il lettore e masterizzatore DVD, una porta USB 2.0, il lettore di SD card e il tasto di accensione con all'interno il LED power e hard disk. Nella parte posteriore abbiamo un foro per il Kensington Lock, jack da 3,5 mm per cuffie e microfono, una porta RJ45 per il cavo Ethernet, 4 porte USB 2.0, una porta D-Sub VGA, una porta HDMI e una porta per il connettore di alimentazione. Come potete vedere inoltre abbiamo altre due uscite video, una D-Sub VGA e una HDMI, che però sono chiuse da dei tappini in plastica e disabilitate probabilmente a livello hardware, infatti nemmeno da BIOS sono riuscito ad abilitarle. Ai quattro lati, e cioè nella parte superiore, inferiore, lato sinistro e destro, abbiamo tanti piccoli fori per il passaggio dell'aria. Trattandosi di un sistema fanless è molto importante non coprire o ostruire nessuno di questi lati, altrimenti potremo compromettere il raffreddamento del sistema. Passiamo adesso all'interno del PC. Per aprirlo è molto semplice, basterà svitare questa vite che si trova nella parte posteriore. Eccola qui. Poi si gira dalla parte posteriore sul lato destro ed ecco qui. Un lato, si gira dall'altro lato. Basterà far scorrere queste mini paratie verso il lato posteriore ed ecco qui l'interno. In un lato abbiamo una piastra dissipante e il lettore di DVD e CD, mentre dall'altro lato abbiamo l'hard disk e la RAM. L'hard disk e la RAM possono anche essere sostituiti. In che modo? L'hard disk basterà svitare tutte le viti, mentre per la RAM basterà fare in questo modo. Si sgancia e si tira. Come vedete ci sono due slot, in questo modo potremo aggiungere ulteriore RAM a questo slim PC. Per rimetterla semplicemente si infila, si preme e si abbassa. All'interno inoltre possiamo vedere altri componenti come il lettore di SD card, la scheda di rete, un'altra piastra dissipante, eccetera.
Non li elenco tutti semplicemente per non rendere il video troppo tedioso. Per richiuderlo è molto semplice. Si prende una delle basi, in particolar modo questa qui che ha il foro nella parte più interna. Si prende il mini PC, si appoggia qui sopra, quasi verso la fine. Questo è qui il pannello frontale. Si appoggia, ci si accerta che tutti i lati siano entrati e si spinge in avanti. Ecco qui. Come vedete qui è entrato. Poi si prende l'altra mini paratia, con lo stesso procedimento si appoggia, ci si accerta che tutti i lati siano entrati e si spinge verso il basso. Ecco qui. Si appoggia, si prende la vite e si riavvita. Ed ecco qui, mentre nella parte inferiore possiamo vedere i fori per il montaggio della base per montare il PC in verticale. Se prendiamo la base, nella parte inferiore abbiamo dello scotch. Togliendo lo scotch possiamo vedere questa vite. Eccola qui. Basterà inserirla qui dentro, agganciare la base seguendo i piolini, avvitare la vite ed ecco qui. Cosa possiamo dire di questo prodotto? Essendo uno Slim PC risulta ovviamente silenziosissimo e date le sue ridotte dimensioni potremo posizionarlo dove più ci piace senza avere problemi di spazio. I consumi sono anch'essi ridotti al minimo data la componentistica molto minimale e addirittura in versione mobile come per la GPU. Le prestazioni, trattandosi di uno Slim PC, risultano tutto sommato abbastanza buone. Non è sicuramente un prodotto adatto al gaming, tranne ovviamente per giochini in flash, giochi di Facebook o comunque giochi davvero leggerissimi, ma è volto ad un uso più multimediale come guardare film, ascoltare musica, un uso leggero di Office, studiare o comunque attività non troppo impegnative. Il PC viene venduto senza sistema operativo, quindi dovremo installarlo noi. È compatibile, come già detto all'inizio, con Windows 7 a 32 e 64 bit. Bene ragazzi, l'unboxing dell'XS35 GTA 804 V3 finisce qui. Lo trovate online ad un prezzo di circa 350 euro. Voglio ringraziare nuovamente Shuttle per l'omaggio. Trovate i link al sito e alla pagina Facebook giù in descrizione. Mi raccomando, dateci un'occhiata e se volete lasciate un bel mi piace. Spero che il video vi sia piaciuto, spero sia stato utile. Voglio ricordare che sul mio primo canale, Lisiu Long, potete trovare molti altri video tutorial e consigli utili sul mondo dell'informatica. Mentre sul mio secondo canale, The Lee Gamer, di cui potete trovare il link giù in descrizione, potete trovare molti gameplay commentati dal vostro Lee. Mi raccomando, seguitemi anche su Facebook, Twitter e stavolta anche Google+. Trovate tutti i link giù in descrizione. Noi ci becciamo ad un prossimo video. Bye bye!